Ciao a tutti e benvenuti o benvenute sul nostro canale. Sono Laura di Classe Italiana e oggi vedremo insieme un test sul verbo piacere. In realtà io tempo fa avevo già fatto un video dedicato proprio a questo verbo, in cui usavamo il verbo piacere per esprimere gusti e preferenze. Ma con la lezione di oggi voglio mostrarvi come è molto semplice sbagliare questo verbo anche a livelli più alti. Quindi se siete studenti di livello medio o avanzato potreste fare degli errori anche voi. Volete scoprire quali? Seguite il mio video di oggi e ricordate che alla fine del video troverete anche un'attività per praticare l'argomento di oggi. Cominciamo! Partiamo con il test. Vi presento alcune frasi che voi dovete completare con il verbo piacere. Avete 3 possibili soluzioni, ma solo una è quella corretta. Iniziamo con la frase numero 1. Da bambina non mangiavo mai le verdure perché mi non piacevano, non mi piacevano, non mi piacevo. La risposta corretta è non mi piacevano. Ma le altre 2 soluzioni contengono degli errori molto frequenti. Ad esempio, mi non piacevano è un errore perché il pronome atono mi va dopo la negazione, va dopo il non. Quindi non mi piacevano. Invece la soluzione non mi piacevo è un altro errore molto frequente. Ricordate che il soggetto di questa frase non è io, ma sono le verdure e dunque il verbo è in terza persona plurale. Andiamo avanti con la frase numero 2. Ieri siamo andati a vedere un film che non ci è piaciuto, non ci siamo piaciuti, non ci ha piaciuto. La soluzione corretta è non ci è piaciuto. Ma nelle altre 2 soluzioni troviamo altri errori molto comuni. Ad esempio, la soluzione B, non ci siamo piaciuti, è con il soggetto noi, in questo caso sarebbe un verbo riflessivo che non ha alcun significato in questa frase. Invece nella soluzione C, quando diciamo non ci ha piaciuto, l'errore sta nella scelta dell'ausiliare. Dovete ricordare che nei tempi composti il verbo piacere prende sempre l'ausiliare essere e non avere. Andiamo avanti con la terza frase. Claudia, vorrei tanto fare un viaggio in Sicilia con te. Ti piaceresti venire? A ti piacerebbe venire? Ti piacerebbe venire? La soluzione corretta è ti piacerebbe venire. Ma perché le altre sono sbagliate? Nella frase ti piaceresti venire ritorna di nuovo l'errore del soggetto. Il soggetto non è la seconda persona, ma in questo caso è l'azione, cioè fare un viaggio, e dunque il verbo piacere deve essere in terza persona. Invece nella soluzione B, quando dico a ti piacerebbe venire, è proprio un errore relativo al pronome. Infatti posso dire a te piacerebbe venire con il pronome tonico o semplicemente ti piacerebbe venire con il pronome atono. Frase numero 4. Ti ricordi? Avevi già mangiato in quel ristorante e a te non ti era piaciuto.
a te non era piaciuto, non ti aveva piaciuto. La soluzione corretta è a te non era piaciuto. Ma perché le altre sono sbagliate? In realtà nella soluzione A bisogna aggiungere una riflessione. A te non ti era piaciuto è grammaticalmente sbagliato perché ripeto il pronome indiretto e questa ripetizione può risultare ridondante. Ma in un contesto più colloquiale, più familiare, potreste sentire anche questa soluzione. Quindi diciamo che sì, è sbagliata, ma è anche accettata. Invece nella soluzione C ritorna il problema del verbo ausiliare nei tempi composti. In questo caso c'è il verbo al trapassato prossimo e ovviamente bisogna usare il verbo essere con piacere al tempo imperfetto. Frase numero 5. Che peccato! Ieri sera non siamo potuti venire alla tua festa, ma ci sarebbe tanto piaciuto. Ci avrebbe tanto piaciuto. Ci saremmo tanto piaciuti. La frase corretta è ci sarebbe tanto piaciuto. Negli altri casi, però, qual è l'errore? Ci avrebbe tanto piaciuto, ovviamente l'errore è nella scelta dell'ausiliare. Anche qui abbiamo un tempo composto che è il condizionale passato e ovviamente l'ausiliare da usare è il verbo essere al condizionale presente. Invece ci saremmo tanto piaciuti, anche in questo caso c'è il verbo piacere usato in forma riflessiva, ma non serve assolutamente usare il verbo riflessivo in questo caso, perché si fa riferimento all'azione di venire alla festa e dunque il verbo piacere deve essere nella terza persona singolare. Frase numero 6. Viaggiai con quella compagnia aerea tanti anni fa e non mi piacque per niente. A me non piacque per niente. Non mi piacqui per niente. La soluzione corretta è a me non piacque per niente. Ma perché le altre sono sbagliate? Vediamo. La prima soluzione, non mi piacque per niente, ha un errore nel modo in cui è scritto il verbo piacere. Qui noi abbiamo un verbo al passato remoto che con il verbo piacere ha una forma irregolare e in questo caso bisogna scriverlo con P, I, A, C, Q, U, E. Questa è la forma corretta, piacque, anche se in realtà nella pronuncia non c'è nessuna differenza tra piacque con la C e piacque senza C. L'ultima soluzione, non mi piacqui per niente, è un errore ovviamente nella scelta del soggetto. Il soggetto non è io, quindi piacqui, ma è la compagnia aerea, quindi è un soggetto in terza persona singolare. Il nostro test sul verbo piacere finisce qui. Avete fatto molti errori? Mi piacerebbe saperlo. Dunque scrivetelo qui nei commenti al video. E se vi è piaciuta la mia lezione, mettete un mi piace e continuate a seguirci sul nostro canale. Ricordatevi di attivare anche la campanellina per non perdere le prossime video lezioni. E poi continuate a seguirci sulla nostra pagina Facebook, Instagram e LinkedIn. E visitate il nostro sito classe-italiana.com. E poi vi ricordo che c'è anche un'attività gratuita legata a questo video. Io vi saluto,
e vi ringrazio e vi aspetto per le prossime video lezioni. Ciao da Laura di Classe Italiana!